Arrivati vicino all'aumento ci ritroveremo in questo modo. Io ho lavorato il mio mezzo fiore da questa parte, poi ho fatto i 2 spazi e ora dovrei lavorare nuovamente i punti puff per creare il mezzo fiore. Mi ritroverò con i punti sotto da lavorare con una maglia bassa, spazio, una maglia bassa, spazio, maglie alte. Facciamo le 3 catenelle, filo sull'uncinetto e incominciamo a lavorare il primo punto puff. 1 2 3, andiamo nel prossimo punto, 1 2 3, prossimo punto, entriamo nella prima maglia alta dell'aumento, quindi inseriamo l'uncinetto qui, portiamo su 1 2 e 3. Ora fissiamo chiudendo tutto insieme, chiudendo con una maglia bassissima, una catenella, tiriamo e facciamo il prossimo petalo. 1 2, chiudiamo, chiudiamo, e il prossimo petalo lo andiamo a fissare sempre nella prima maglia alta, quindi in questo punto creando una maglia bassa. Completati i 4 punti puff, andiamo avanti nel fare 3 catenelle e lavorare l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso spazio, 3 catenelle con altre 2 maglie alte nello stesso spazio. A questo punto abbiamo completato una metà del nostro lavoro. Dobbiamo completare l'altra nello stesso modo, quindi andiamo avanti con 3 catenelle, da qui entriamo nello spazio tra le 2 maglie alte, lavoriamo 1 2 3, entriamo nel prossimo punto, 1 2 e 3, nel prossimo punto 1 2 e 3, e da qui chiudiamo tutte insieme le maglie. Facciamo una maglia bassissima, una catenella, tiriamo un po' il filo, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassissima per 1 2 volte, chiudiamo e chiudiamo, entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, entriamo nel prossimo spazio, maglia bassa, 3 catenelle, prossimo spazio, maglia bassa, e da qui ripartiamo nuovamente con 3 catenelle, 1 2 e 3, filo sull'uncinetto e lavoriamo nuovamente il punto puff in questo punto. Andiamo avanti in questo modo e completiamo tutto il giro. Completiamo il giro insieme. Come vedete io ho già fatto le 3 catenelle, vado a lavorare il primo punto puff, 2 3, vado nel prossimo punto, 1 2 3, vado nella maglia alta, nella prima maglia alta, 1 2 e 3, da qui tiro tutto insieme e chiudo con una maglia bassissima, una catenella, 1 2, chiudo e chiudo, entro nuovamente nella maglia alta, chiudo con una maglia, da qui faccio 3 catenelle, 1 2 e 3, e chiudo il mio punto, il mio giro con una maglia bassissima nel primo punto dell'aumento. Fatto questo mi porto nel centro dell'aumento e da qui nuovamente faccio 3 catenelle che corrispondono alla prima maglia alta, una maglia alta, 3 catenelle più altre 2 maglie alte nello stesso spazio.
3 catenelle e ripartiamo con l'altro giro. Questo giro questa volta va fatto leggermente diverso proprio perché dobbiamo andare a completare il nostro fiore. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare avanti in questo modo, quindi abbiamo fatto le 3 catenelle. A questo punto entriamo in questo spazio, lavoriamo una maglia bassa, da qui facciamo nuovamente 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto, nello spazio, nella maglia bassa che avevamo, bassissima che avevamo creato per chiudere i punti puff, quindi nel centro del fiore facciamo 1, 2, 3, chiudiamo, questa volta chiudiamo però senza chiudere l'ultima maglia, per poi chiuderla successivamente. Da qui facciamo 2 catenelle, le 2 catenelle sono la separazione per l'altro petalo, entriamo nuovamente nel centro del petalo, del fiore, scusatemi, e lavoriamo una, 2, 3, chiudiamo sempre non chiudendo fino alla fine per poi chiudere nuovamente 2 catenelle, facciamo l'ultimo petalo sempre nello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3, chiudiamo in questo modo per poi chiudere. In questo modo abbiamo creato gli altri 3 petali che servivano per completare il fiore. Da qui facciamo 3 catenelle, entriamo nello spazio subito dopo il fiore e facciamo una maglia bassa. Come vedete il nostro fiore, il primo fiore è completato. Andiamo avanti, facciamo 3 catenelle, entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, da qui filo sull'uncinetto e andiamo direttamente nel centro del fiore. Dobbiamo fare i 3 petali che abbiamo fatto da questa parte, quindi entriamo 1, 2, 3, chiudiamo per poi chiudere, 2 catenelle, entriamo nuovamente 1, 2, 3, chiudiamo, chiudiamo, altre 2 catenelle per fare l'ultimo petalo, 1, 2, 3, chiudiamo e chiudiamo. Da qui facciamo nuovamente le 3 catenelle, 1, 2, 3 e andiamo a fissare il tutto nel prossimo spazio. Andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare all'altro aumento. Arrivati all'aumento, come vedete io ho già fatto il fiore, facciamo le 3 catenelle, andiamo ad inserire l'uncinetto nello spazio e facciamo una maglia bassa. Da qui facciamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nell'aumento e lavoriamo scusatemi, e lavoriamo 2 maglie alte seguita da 2 catenelle, 3 catenelle più altre 2 maglie alte nello stesso spazio, in modo tale che così abbiamo completato questa zona con l'aumento, questa parte con l'aumento. Adesso andremo dall'altro lato, faremo la stessa cosa, quindi facciamo 3 catenelle, nello spazio una maglia bassa, 3 catenelle e da qui entriamo nuovamente nel centro del fiore lavorando 1, 2, 3, chiudiamo senza chiudere fino all'ultimo punto per poi chiudere dopo, 2 catenelle, facciamo l'altro petalo, 1, 2, 3, chiudiamo
chiudiamo, 2 catenelle, 1, 2, 3, chiudiamo, chiudiamo. Andiamo avanti con 3 catenelle e fissiamo il tutto nel prossimo spazio subito dopo il fiore. Completiamo anche l'altra parte come abbiamo fatto, quindi adesso dobbiamo fare le 3 catenelle, prossimo spazio una maglia bassa, 3 catenelle e si riparte con il fiore, quindi entriamo nel centro del fiore e lavoriamo nuovamente i 3 punti puff per poi proseguire. Arrivati all'ultimo fiore completiamo il giro insieme, facciamo 3 catenelle, entriamo nell'ultimo spazio prima degli aumenti, maglia bassa, 3 catenelle, chiudiamo il giro con una maglia bassissima. Andiamo avanti con il nostro lavoro portandoci al centro del nostro aumento e lavorando 3 catenelle. Da qui lavoriamo una maglia alta, 3 catenelle più 2 maglie alte nello stesso spazio per formare l'aumento. A questo punto andiamo avanti con 3 catenelle e da qui andiamo a lavorare per ogni spazio una maglia bassa, 3 catenelle, spazio, maglia bassa, 3 catenelle, lavoriamo anche nello spazio che si è formato sopra i fiori con una maglia bassa. Non dobbiamo fare nient'altro in questo giro, quindi 3 catenelle, spazio, maglia bassa, andiamo avanti in questo modo, ci ritroviamo all'altro aumento. Come vedete sono arrivata all'aumento, da qui facciamo 3 catenelle, entriamo nello spazio e lavoriamo 2 maglie alte seguite da 3 catenelle più 1 2 3 più altre 2 maglie alte nello stesso spazio. Da qui andiamo avanti come abbiamo fatto finora con 3 catenelle e per ogni spazio lavoriamo a maglia bassa. Andiamo avanti in questo modo e completiamo tutto il giro. Una volta che abbiamo completato il giro lo chiudiamo a maglia bassissima. Come vedete io ho già lavorato l'aumento. Da qui ci fermiamo per quanto riguarda questo motivo con i fiori e andiamo avanti con il motivo che abbiamo fatto precedentemente, quindi una catenella, 2 maglie alte nello spazio. Inseriamo l'uncinetto, facciamo una catenella, da qui spazio, lavoriamo 2 maglie alte, una e 2, una catenella, prossimo spazio, 2 maglie alte. Andiamo avanti in questo modo, lavoriamo gli aumenti come abbiamo sempre fatto e continuiamo il nostro lavoro. Una volta completata la parte dei fiori sono andata avanti per quanto riguarda i giri a maglia alta. Ho fatto 1 2 3 4 giri per poi fare un giro a maglia bassa con il filo rosa, un giro a maglia bassa con il filo grigio. Ho continuato nel fare altri 1 2 3 giri con il grigio per poi fare altri 3 giri con il rosa e completare la lunghezza del mio lavoro. Io sono andata su fino a 55 centimetri, però magari voi se per voi è un po' troppo lungo, magari invece di fare 4 giri in questo punto fate solo 2 giri, partite con la maglia bassa rosa con la maglia bassa grigia per poi fare questa parte qui, quindi 1 2 3 grigi, 1 2 3 rosa, in modo tale da arrivare a 50. Detto questo, andiamo a completare il nostro lavoro completando la zona del collo. Prendo il filato rosa e vado a posizionare in un punto qualsiasi. Lo faccio passare, faccio 1 2 e 3 catenelle che sarebbero la mia prima maglia alta, entro nello stesso spazio e vado a lavorare un'altra maglia alta. Da
Qui considerate che dobbiamo fare questo lavoro qui, con l'unica differenza che non dobbiamo fare più aumenti. Facciamo una catenella, entriamo nel prossimo spazio e andiamo a lavorare le 2 maglie alte, una e 2, una maglia alta. Come vedete io sto saltando l'aumento perché adesso a noi non interessa più, quindi vado direttamente nel prossimo spazio e vado a lavorare 2 maglie alte seguite da una catenella più altre 2 maglie alte nel prossimo spazio. Vado avanti in questo modo, completo il giro senza fare nessuna diminuzione, nessun aumento, per poi continuare altri giri. Io adesso farò tanti giri fino a quanti me ne occorrono e poi vi dirò quanti giri ho messo su, quanti centimetri ho messo su e come sono andata avanti. Mi sono portata un pochettino avanti con il lavoro e volevo mostrarvi a che misura mi sono fermata, a 12 centimetri. Qui ho fatto un giro di maglia bassa sempre con il filo grigio e a questo punto vado a ricominciare a fare il fiore, quindi faccio un altro fiore qui per poi completare il mio lavoro con altri giri di maglie a maglia alta. Come dobbiamo incominciare il fiore qui? A questo punto noi da questa parte non abbiamo gli aumenti, quindi andremo semplicemente a lavorare i fiori nelle maglie basse. Ricordatevi che dobbiamo avere un multiplo di 15, quindi ho fatto in modo che abbia tutti 15 e infatti ho inserito 9 maglie basse in più, una per ogni spazio, li ho distribuiti. Una volta fatto questo andiamo avanti. Partiamo semplicemente nel lavorare 3 catenelle e da qui contiamo 1 2 3 e lavoriamo una maglia bassa. Il primo giro che abbiamo fatto per quanto riguarda questo motivo lo andiamo a riprendere con l'unica differenza che non andiamo a fare gli aumenti, quindi facciamo tutto il giro in questo modo, 1 2 3 maglia bassa, facciamo tutto il giro in questo modo per poi ritrovarci a inizio giro. Arrivati alla fine del giro facciamo le ultime 3 catenelle e andiamo ad inserire l'uncinetto nel primo punto iniziale. Da qui facciamo 3 catenelle e incominciamo a lavorare i punti puff. Filo sull'uncinetto, il primo punto puff va lavorato nel punto di chiusura, quindi facciamo 1 2 3, filo sull'uncinetto, andiamo nel prossimo punto, nella prossima maglia bassa e lavoriamo 1 2 e 3, filo sull'uncinetto, andiamo nel prossimo punto e lavoriamo l'ultimo punto puff, quindi 1 2 e 3. Da qui filo sull'uncinetto, chiudiamo tutti i puff insieme e fermiamo con una maglia bassissima. Da qui facciamo l'altro punto puff sopra, quindi una catenella, tiriamo, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassissima 1 per 2 volte 2, chiudiamo e chiudiamo. Andiamo avanti, nel prossimo spazio lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, prossimo spazio maglia bassa, 3 catenelle, prossimo spazio maglia bassa e da qui ripartiamo nuovamente con i punti puff, quindi 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, 1 2 3, filo sull'uncinetto, prossimo punto, 1 2 3, filo sull'uncinetto, prossimo punto, 1 2 e 3, chiudiamo tutti insieme
con una maglia bassissima, una catenella, tiriamo un po', entriamo dentro, 1 2, chiudiamo, chiudiamo, passiamo nel prossimo spazio e facciamo una maglia bassa. Facciamo questo giro e poi andiamo avanti. Arrivati a fine giro, non chiudiamo il giro, facciamo 3 catenelle. Questo è l'ultimo spazio che rimane del giro precedente e da qui andiamo in questo spazio con una maglia bassa. Facciamo 3 catenelle e da qui entriamo nello spazio della maglia bassissima nel fiore. 1 2 3, chiudiamo senza chiudere l'ultimo punto e chiudiamo di nuovo. A questo punto facciamo 2 catenelle, entriamo nuovamente nello spazio, 1 2 3, chiudiamo, chiudiamo, altre 2 catenelle, facciamo l'ultimo petalo, 2 e 3, chiudiamo e chiudiamo. Da qui facciamo 1 2 3 catenelle, entriamo nel prossimo spazio, maglia bassa, e come vedete abbiamo creato il fiore. 1 2 3, maglia bassa nel prossimo spazio e da qui andiamo nuovamente a lavorare il fiore, quindi 1 2 3, filo sull'uncinetto, entriamo direttamente nel centro del fiore e lavoriamo il primo petalo come abbiamo fatto prima, senza chiudere l'ultima maglia, per chiuderla poi dopo. 2 catenelle e andiamo avanti in questo modo creando l'altro petalo per poi lavorare altre 2 catenelle e lavorare l'ultimo petalo nel fiore. 3 catenelle, 2 3 e andiamo avanti nello spazio. Continuiamo in questo modo e completiamo il giro. Arrivati a fine giro facciamo 3 catenelle e da qui andiamo avanti con una maglia bassa per ogni spazio, quindi 1 2 3, spazio, maglia bassa, 1 2 3, spazio, maglia bassa. Completiamo tutto il giro. Una volta arrivati a fine giro, come vedete io ho inserito un marcatore proprio per essere più precisa nel tutorial, andiamo avanti in questo modo, facciamo 1 e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nello stesso punto, nello stesso spazio e lavoriamo una maglia alta, una catenella, prossimo spazio 2 maglie alte. Dobbiamo riprendere nuovamente il motivo che abbiamo fatto finora, quindi una catenella, 2 maglie alte, andremo avanti in questo modo per completare il nostro lavoro. Quindi io adesso andrò avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto. Una volta che sono arrivata sui 23-24 cm mi sono fermata, 23-24 cm tutta la lunghezza del mio collo, quindi da questa parte fino ad andare su. Fatto questo vado ad inserire le ultime decorazioni per completare il tutto. Per ottenere le nappine abbiamo bisogno di un cartoncino, di un qualcosa che comunque sia alto, intorno agli 11-12 cm. Io in questo caso avevo questo, quindi userò tranquillamente questo. Prendo il filato grigio e da qui vado a passare per 80 volte, 80, perché il mio filato è sottile, dipende voi che filato avete usato, se è un pochettino più spesso passerete meno volte, quindi io ho fatto 80 volte il giro e poi mi sono fermata. Una volta arrivati a 80 stacchiamo il filo e da qui facciamo 2 fili di una misura di 20 cm. Uno lo tagliamo per poi farne un altro. Una volta fatto questo andiamo ad inserire uno dei 2 fili sopra e i fili che abbiamo
inserito sulla base per creare la nappina. Andiamo il più possibile sopra, in questo modo centriamo il filo e da qui dobbiamo fare un nodo. Stringiamo per benino in modo tale che non si muove. Una volta fatto il nodo facciamo passare la nappina tagliandola dalla base. A questo punto prendiamo l'altro filo che avevamo precedentemente tagliato e lo andiamo ad inserire nella parte di sopra, in questo modo da chiudere perfettamente questa zona con un altro nodino. Cerchiamo di portarla in una misura che a noi ci piace. Facciamo il nodo e poi dopo andiamo ad inserire questo filo dentro alla nappina col lago. Tiriamo leggermente, facciamo anche dall'altro lato e tiriamo leggermente. Da qui prendiamo le forbici, tagliamo la nappina in questo punto e facciamo in modo, una volta che abbiamo tagliato il tutto, facciamo in modo di togliere l'eccesso dalla parte di sotto. Andiamo a realizzare una catenella di 1,50 m, quindi mettiamo su tante catenelle fino a quante occorrono per arrivare a questa misura. Come vedete io ho fatto la catenella con 2 fili per averla leggermente più spessa. Una volta fatto questo andiamo ad unire le due parti, quindi inseriamo il lago nella prima maglia e andiamo a passare il filo. Da qui prendiamo l'altra parte, facciamo un nodo e a questo punto, una volta che abbiamo completato il nodo, non ci resta altro che andare ad inserire i restanti fili dentro alla nappina col lago. Passiamo sia questi fili sia questi delle catenelle e prima di inserire l'altra nappina dall'altra parte andiamo a fissare le catenelle al nostro progetto. A questo punto non mi rimane altro che inserire le catenelle tra il collo e il lavoro vero e proprio. Questo è l'aumento, questo è il primo giro che ho fatto per quanto riguarda il collo, quindi vado ad inserire tra una maglia e l'altra, lascio 2 motivi, vado nuovamente e vado ad inserirlo. Una volta che abbiamo inserito la catenella non ci rimane altro che fare questo passaggio unendo queste due parti e il nostro progetto è completato. Ora non ci rimane altro che indossarlo. Come avete visto anche per oggi il lavoro è molto semplice, ho solo dato qualche tocco in più per quanto riguarda questa fascia di fiori che ho inserito da questa parte e sul collo. Comunque nelle foto si vede benissimo. Anche il filo ha fatto il suo, infatti ho usato un rosa antico con delle piccole perline nell'interno che comunque vedrete direttamente nel tutorial e un grigio che nell'interno ha un filo di lurex. Ma passiamo al proseguimento perché è davvero molto semplice. Ho fatto un motivo di 2 maglie alte seguite da una catenella. Sono partita con il rosa antico per poi giocare un pochettino con i colori, quindi sono andata al grigio, sono andata sul grigio per poi inserire un giro di maglia bassa con il rosa e un giro di maglia bassa con il grigio, ritornare al grigio per poi fare la stessa cosa fino ad arrivare in questo punto qui e fare il motivo di fiori. Una volta che ho fatto il motivo di fiori sono ritornata al motivo delle 2 maglie alte seguite da una catenella per poter arrivare alla misura che mi occorreva.
Fatto questo sono andata a lavorare il collo ho fatto la stessa cosa, quindi 2 maglie alte con una catenella, con l'unica differenza che non ho lavorato gli aumenti, mentre sul poncio si lavoravano gli aumenti, sul collo ho lavorato soltanto 2 maglie alte con una catenella. Arrivato a un certo punto mi sono fermata e sono andata a inserire nuovamente il giro di fiorellini, questa fascia di fiorellini. Fatto questo, poi dopo sono ritornata nuovamente al motivo di 2 maglie alte seguite da una catenella. Arrivata a una misura di 24 cm mi sono fermata. Dopo fatto questo non ho fatto altro che lavorare una catenella lunga 1,50 m e loro due per poter rifinire il più possibile il mio progetto. Che dire, a me piace molto, fatemi sapere anche a voi se vi piace, lasciandomi un mi piace, in modo tale che così posso capire che questi tipi di contenuti vi piacciono, ho detto troppo mi piace, e ovviamente lasciatemi sotto nelle descrizioni un commento, qualcosa che mi possa far capire che il progetto è stato di vostro gradimento. Se avete altre richieste come queste, perché questa è stata una vostra richiesta e vi ringrazio, perché mi piace molto elaborarle, scrivetemele sotto sempre nei commenti. Un bacione grande e ci vediamo molto presto.